Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 167. Le armi di Efesto. Antiloco è stato inviato da Menelao a recare la notizia della morte di Patroclo all'invincibile Achille. Il messaggero, figlio del saggio Nestore, arriva trafelato nei quartieri del principe di Ptia. Achille, ti porto la triste notizia della morte di Patroclo. Il clangore che senti viene dalla battaglia che infuria intorno al suo corpo nudo. Le sue armi, le tue armi che tu gli hai prestato, gli sono state tolte e ora sono indossate da Ettore, figlio di Priamo. Achille, come istupidito dalla notizia, subito non dice una parola. Si muove come in un sogno verso un braciere, con le sue mani raccoglie quanta più cenere può e se ne cosparge il capo e le vesti. Si distende sulla cenere caduta a terra e comincia a piangere disperato. Giungono di corsa le sue schiave, che attorno a lui si inginocchiano e si battono il petto in pianto. Antiloco, anche lui commosso, in disparte sorveglia le mani dell'eroe, preoccupato che il giovane principe possa prendere una lama e tagliarsi la gola. Il pianto di Achille viene udito da Teti, che sente vibrare il suo cuore di madre, nel profondo degli abissi. Lei ha dato vita a un eroe perfetto e potente, inviato a combattere a Troia, nella consapevolezza che non sarebbe più tornato a casa. Ad affliggere ancor di più il suo cuore, Teti ha sempre saputo che la permanenza di suo figlio su quelle spiagge maledette sarebbe stata funestata da eventi dolorosi come il rapimento dell'oggetto d'amore e la perdita dell'affetto del suo migliore amico. Teti lascia il magnifico palazzo nel fondo del mare e si dirige tra i flutti verso Troia. Giunta in un batter d'occhio dal figlio, gli prende la testa e la accoglie in seno, carezzando dolcemente le bionde chiome, e gli parla con delicatezza. Qual è il motivo del tuo pianto, amato figlio? Non trattenere il dolore dentro di te e confidati con tua madre. Tutto è avvenuto secondo i tuoi desideri, come ben sai. Gli Achei hanno subito molte disgrazie. Madre, è vero quello che dici. Zeus ha assecondato il mio desiderio di veder soccombere alle forze troiane questo esercito, ma come posso gioire se a causa di questo il mio amico ora si trova nell'Ade, il compagno che più onoravo e amavo? Ettore si è impossessato delle armi che Zeus donò a mio padre, le mie armi bellissime donate dagli immortali. Meglio sarebbe per te non aver mai sposato un mortale, poiché ora dovrei patire un nuovo dolore. Non tornerò nella terra di mio padre, lo so, lo sento. Non mi potrai più riabbracciare, ma non intendo morire senza prima aver strappato la vita dal petto di Ettore con la mia lancia, vendicando la morte di Patroclo. Ahimè, figlio caro, devi sapere che il destino tuo e di Ettore sono intracciati. Considera perciò il tuo agire. Alla sua morte seguirà a breve la tua. Ah, potessi morire ora,
Questo inutile peso che trascino sulla terra non ha saputo difendere l'amico amato e i soldati di Ftia che si sono consegnati al mio comando. Il fumo dell'ira per l'azione di Agamennone ha condotto me, che sono forte in guerra come nessun altro, ad avere gli occhi offuscati. Ma ora basta. Devo dimenticare l'offesa subita e guardare avanti, a cercare Ettore, l'assassino del mio scudiero. Lo ucciderò come un cane e poi accoglierò con benevolenza Thanatos. Neppure Eracle, figlio di Zeus, è riuscito ad evitare la morte, lui che dal padre suo era il maggiormente amato. Morirò dunque anche io. E tu, madre, non riuscirai a persuadermi a rimanere qui, fermo. Bramo di udire i lamenti delle donne di Troia. Non ti dissuaderò dal seguire il tuo destino. Ti chiedo solo di non scendere in battaglia ora così, senza armi. Attendi l'alba di domani per sfidare Troia. Tornerò in volo con armi appena forgiate dallo zoppo famoso, Efesto, il dio del fuoco. Egli non mi negherà questo favore. Teti gira le spalle e vola via, verso l'Olimpo. Sul campo di battaglia, Ettore, con l'armatura di Achille addosso, è ancora più invincibile. Ha cominciato ad inseguire il gruppo dei 4 eroi che stanno cercando di portare in salvo, oltre il muro acheo, il corpo di Patroclo. Costoro, Menelao e Merione, che trasportano il cadavere, e Aiace Telamonio e Aiace Oileo, che tengono a distanza i soldati troiani che li inseguono, ormai sono allo stremo. Ettore arriva e in 3 diversi attacchi quasi riesce a strappare il corpo conteso, ma per altrettante volte i 2 Aiaci riescono ad allontanarlo. Ettore, invaso dallo spirito furibondo di Ares, non molla. Sa che tra poco sbaraglierà quella sempre più debole resistenza e poi si prefigge: taglierà la testa al cadavere, la fisserà su una picca e lascerà il resto del corpo ai cani. Iris, inviata da Era, parla con voce invisibile all'orecchio di Achille. Tu, tremendo tra gli uomini, cosa fai qui, immobile sasso? Non vedi come Ettore uccide i tuoi compagni e sta per impossessarsi delle spoglie del tuo amico? Davvero vuoi rimanere qui a guardare questo scempio? Che vergogna cade su di te. Riconosciuta la divinità e saputo che era in persona di nascosto da Zeus l'ha inviata a consigliarlo, Achille risponde: ma come posso scendere in battaglia? Ettore indossa la mia armatura e io ho promesso a mia madre di non allontanarmi prima di ricevere da lei una nuova corazza fabbricata da Efesto. E Iris corre disarmato sugli spalti del muro eretto a difesa delle navi. Anche il solo vederti pronto a combattere porterà timore nelle file dei troiani. Non mi meraviglierei se, prese dal terrore, abbandonassero il campo. Mentre Iris scompare, Atena incorona il capo di Achille con una nube dorata e gli copre le spalle con un'egida frangiata. Dal corpo di Achille pare baluginare una luce che diviene accecante e così, senza spada o scudo, armato solo del suo ardore, Achille sale sugli spalti e guarda con occhi di sfida i combattenti troiani. Passano pochi attimi e tutti si accorgono di quella luce abbagliante che è improvvisamente apparsa sul muro di cinta acheo. Tutti riconoscono Achille, l'invincibile, il terribile, l'inarrestabile. Achille lancia il suo urlo di guerra, lo ripete per 3 volte. Per la sorpresa, tutti i troiani rimangono inebetiti. Dopo essersi ripresi dallo stupore, con terrore tirano le briglie ai cavalli e si disperdono. Il corpo di Patroclo ora è circondato dagli amici che lo piangono e tra loro anche Achille, disperato. I troiani, venuta ormai la sera,
si radunano per decidere il da farsi: accamparsi in pianura e sferrare un nuovo attacco o ritirarsi in città dietro alle invalicabili mura di Priamo. Polidamante, l'indovino troiano, non ha dubbi. Ora che è riapparso Achille, non è più sicuro rimanere in campo aperto. Quando attaccherà, perché attaccherà, non dovrà ingaggiare battaglia con i soldati, ma con le mura, e non potrà che urlare il suo disappunto per la sconfitta. Rimanere fuori dalle porte, scongiura Polidamante, è una scelta da evitare se si insegue la vittoria. Ettore, col pensiero ora mal consigliato da Zeus, rifiuta la proposta dell'indovino e organizza le truppe per un assalto all'alba, e se Achille finalmente ha deciso di tornare a combattere, dovrà affrontare le lame dei troiani che sono pronte ad accoglierlo ben affilate. Achille, nella sua tenda, sussurra qualcosa all'orecchio di Patroclo. Promette che gli darà sepoltura solo dopo aver preso la vita di Ettore ed aver sgozzato 12 figli dei troiani. Infine gli dice che presto lo incontrerà nell'Ade. Il corpo di Patroclo, lavato e poi unto e profumato, viene avvolto in un morbido lino e coperto con un candido lenzuolo. Mentre questi fatti avvengono, Teti raggiunge la fucina di Efesto. Viene accolta dalla sposa Carite, una delle 3 grazie, in questa linea narrativa felice moglie del dio. Carite introduce Teti a Efesto. Un largo sorriso illumina l'arcigna e affumicata faccia del dio. Veneranda madre. Come forse già sai da un'antica puntata, Efesto, nato da Era, è stato letteralmente gettato via dalla genitrice e fatto precipitare in mare aperto ancora neonato. Qui è stato accolto e curato da Teti ed Eurinome ed è stato cresciuto dalla prima come un figlio. Per lei ha forgiato i suoi primi meravigliosi gioielli. Efesto abbandona i suoi impegni, si ripulisce velocemente dalla fuliggine e corre come può ad incontrare Teti. Al suo busto muscoloso e scuro corrispondono 2 gambe deformi. Il dio, come è noto, è zoppo ad entrambi gli arti a causa della terribile caduta dall'Olimpo. Efesto prende le mani di Teti nelle sue e la assicura che lui metterà tutto il suo ingegno in qualsiasi opera le è venuta a chiedergli di forgiare. Il dio, che parteggia per gli Achei, ben sa cosa sta accadendo a Troia. Sentita la preghiera di Teti, Efesto la rassicura. Per l'alba Achille potrà indossare una armatura senza eguali. Torna alle fornaci, fonde oro, argento, stagno, governa gli stantuffi per regolare il calore e sistema la più imponente delle incudini proprio vicino alla bocca della fornace principale. Dalla sua tenaglia e dal suo maglio esce uno scudo d'oro meraviglioso, ornato in ogni lato da altorilievi incredibili. In ognuna delle 5 zone dello scudo Efesto pone delle decorazioni fantastiche. Nella prima disegna cielo, terra, mare e il sole che mai si ferma, la luna piena, le Pleiadi, Orione e l'Orsa Maggiore. In un'altra zona il racconto di 2 città, una in cui c'è una festa per un matrimonio con danze e saltimbanchi, in una piazza dove 2 uomini arrivano a litigare e a portarsi in tribunale. Nella seconda città si vedono invece 2 eserciti che stanno per scontrarsi. Le truppe di uno dei 2 preparano trappole per l'altro esercito. Spiate, assalti e massacri continuano la decorazione. In un'altra zona dello scudo vi è la vita dei campi arati e altrove il momento della raccolta del grano e dei festeggiamenti fraterni fra contadini.
E ancora una vigna dei bei tralci carichi d'uva e giovani ragazze che si recano a vendemmiare accompagnate da un ragazzo che suona la lira, e poi delle mucche che, uscendo dalla stalla guidate da un toro, si ritrovano assalite da 2 leoni che azzannano proprio il toro. Nella rappresentazione sullo scudo trovano posto anche i pastori, coi cani che abbaiano all'indirizzo dei leoni, ma senza riuscire a cacciarli via. E ancora un pascolo di pecore e fanciulle e ragazzi che danzano, tenendosi e ridendo per i polsi e per le mani. Le giovani con delicati veli, i maschi con tuniche di pregiata fattura. E infine, nell'ultimo cerchio dello scudo, Efesto mette in scena le acque possenti di oceano. Ecco, lo scudo è terminato. La corazza, cui si accinge a lavorare, risulterà più splendente delle fiamme della fornace, così come l'elmo che cingerà le tempie di Achille. I gambali invece sono fusi in una lega a base di stagna. Prima dell'alba, Teti esce dal palazzo di Efesto con la nuova armatura per sua figlia. Fatti sentire, lascia un commento e metti un like se ti è piaciuto questo episodio. Condividi i tuoi episodi preferiti con i tuoi amici, è il gesto più sincero e gratificante per aiutarmi a far crescere questo canale. E se non lo hai già fatto, iscriviti subito. In questo modo non perderai mai un nuovo episodio. Se credi in questo progetto e vuoi offrire il tuo supporto, ti invito a fare clic sul link TP nella descrizione. Scoprirai come puoi darmi una mano a migliorare costantemente il nostro canale. Inoltre, nel medesimo indirizzo, troverai notizie e aggiornamenti regolari. Nei post soddisfo le curiosità degli ascoltatori rispondendo alle domande inviate su varie piattaforme. È il luogo ideale per ottenere risposte dirette alle tue domande. In libreria trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link dal quale puoi scaricare un estratto gratuito del libro. E lo stesso puoi fare con il primo libro, Il Re degli Dei. Dai un'occhiata anche al primogenito. Ringrazio i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto. Speranza, Giacomo e Vanessa. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.